Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo lo spettacolo con calma, rispetto e senza rumore di fondo, con un ritmo pensato anche per chi ascolta in text-to-speech. Se vi piace questo modo di fare informazione, mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenerci ancora di più, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto ci permette di preparare storie lunghe e curate come quella di oggi. Oggi parliamo di Can Yaman e Demet Özdemir, una coppia artistica che ha segnato un'epoca televisiva e che torna al centro della conversazione per una voce tanto semplice quanto dirompente. Secondo indiscrezioni, il fratello minore di Can Yaman, rimasto volutamente lontano dai riflettori, avrebbe confidato, in un contesto privato, che l'attore nutre da tempo un affetto profondo per Demet. La frase, uscita da un giro ristretto di amici, avrebbe superato in poche ore le soglie della riservatezza, accendendo discussioni, analisi e riletture di vecchi momenti condivisi. Prima di entrare nei dettagli, facciamo un passo indietro. Can Yaman e Demet Özdemir hanno costruito un'alchimia scenica che il pubblico ha immediatamente riconosciuto. Il loro lavoro insieme ha messo in mostra due approcci complementari: energia e controllo, ironia e fragilità, ritmo e silenzio. È il tipo di incontro che lascia traccia. Quando una coppia di protagonisti funziona, i personaggi abitano lo spettatore anche dopo i titoli di coda. Ma la vita, fuori dal set, è un'altra cosa, richiede confini chiari, tempi protetti, scelte misurate. Dopo la serie, i due hanno proseguito su strade professionali diverse, tra nuovi ruoli, campagne e progetti, mantenendo una comunicazione pubblica corretta, mai invadente. In questo contesto arriva la confidenza attribuita al fratello minore di Can. La dinamica è quella che ormai conosciamo bene. Una frase detta a bassa voce, forse accompagnata da un sorriso, forse con la leggerezza di chi non immagina rimbalzi, viene raccolta, riportata, rilanciata. Nel passaggio, il condizionale si assottiglia, l'eco cresce, la notizia perde sfumature e guadagna volume. Così una affezione privata, vera, presunta o interpretata, diventa materia di conversazione pubblica. Perché questa voce ha attecchito così in fretta? Per almeno 3 ragioni. Primo, perché si collega a una memoria collettiva fortissima. Chi ha seguito Can e Demet sullo schermo ha imparato a riconoscere sguardi, pause, microgesti, e tende a rileggere ogni dettaglio come indizio. Secondo, perché arriva in una fase in cui entrambi hanno una comunicazione più sobria, meno apparizioni casuali, più attenzione a ciò che riguarda il lavoro, meno rumore, più sostanza. In assenza di aggiornamenti costanti, ogni granello acquista il peso di una pietra. Terzo, perché nella narrazione pop c'è sempre spazio per il ritorno del sentimento. L'idea che una stima professionale si trasformi, o si sia trasformata, in qualcosa di più è un archetipo potente. Detto questo, occorre una premessa metodologica: non ci sono conferme ufficiali né da parte di Can Yaman, né da parte di Demet Özdemir. E quando mancano conferme, la prassi migliore è separare il terreno dei fatti da quello delle interpretazioni. Restiamo dunque ai dati osservabili. Negli ultimi mesi, sia Can sia Demet hanno dato priorità ai rispettivi progetti. Can ha calibrato con attenzione le uscite, preferendo contesti organizzati e una relazione con i fan che resti calorosa ma sicura. Demet ha continuato a proteggere il proprio profilo artistico con scelte coerenti e un uso misurato dei social, centrato sul lavoro. In alcune occasioni, i due hanno mostrato di mantenere un rispetto reciproco evidente, citazioni indirette, like non automatici ma nemmeno studiati, ricordi di set condivisi raccontati con gratitudine. Nulla che possa essere letto come dichiarazione, tutto che può essere compreso come stima. E la frase del fratello? Qui entra in gioco un secondo livello, quello della famiglia. La famiglia, per chi vive di esposizione pubblica, è spesso la vera frontiera della riservatezza, protegge, filtra, a volte, senza volerlo, amplifica. Se davvero un confidente vicino a Can ha parlato, possiamo immaginare 2 possibilità. La prima, un racconto sincero, nato dalla consapevolezza che certe emozioni, anche quando non sono annunciate, esistono e appartengono alla vita privata. La seconda, una lettura affettuosa, frutto di quanto una persona vicina percepisce,
non di quello che è stato esplicitamente detto dai diretti interessati. In entrambi i casi, resta una regola: senza la voce di Khan e la voce di Dimet, nulla è più di una suggestione. C'è poi la reazione del pubblico, che merita di essere raccontata. Le community si sono divise in almeno 3 correnti. I romantici hanno accolto la voce come un tassello mancante. Rileggono vecchie interviste, montano in sequenza gli sguardi, annotano coincidenze di orari e luoghi in storie di Instagram. I prudenti ricordano che tra finzione e realtà passa un muro sottile ma decisivo, e che quell'affetto, ammesso che ci sia, potrebbe aver trovato forme diverse da quelle che il pubblico immagina: un'amicizia profonda, una complicità che non chiede etichette, un rispetto che non ha bisogno di titoli. Infine ci sono i professionisti dello scetticismo, che vedono in tutto questo un riflesso della fame di narrazione. In mezzo, una maggioranza silenziosa che chiede misura: se c'è qualcosa da dire, lo diranno loro. Un effetto interessante di questa ondata è la rilettura degli archivi. Video, dietro le quinte, interviste passate vengono osservati come se contenessero una mappa segreta. È un gioco collettivo che può divertire, a patto di ricordare un fatto elementare: gli attori, quando lavorano bene, fanno sembrare vero ciò che è frutto di tecnica, prova, fiducia. L'intesa che abbiamo amato tra Khan e Dimet è il risultato del loro mestiere. Questo non toglie che la stima reciproca possa essere diventata affetto, significa solo che la prova non è in un fotogramma, ma nella libera scelta di 2 persone. A questo punto è utile spostare la domanda dal «è vero» al «e se fosse vero, cosa cambierebbe?». Se Khan Yaman provasse un affetto profondo per Dimet Özdemir, non sarebbe un atto di cronaca giudiziaria, ma una vicenda umana. Cambierebbero le priorità? Forse no, lavoro e tutela della propria serenità resterebbero al centro. Cambierebbe la comunicazione? Probabilmente resterebbe sobria, proprio per proteggere ciò che conta. Cambierebbero le aspettative del pubblico? Qui sì, crescerebbe il desiderio di vedere i due di nuovo insieme in un progetto, ma questo desiderio non basterebbe a trasformarsi in realtà senza una storia giusta e i tempi giusti. Proviamo allora a immaginare 3 scenari realistici, tutti compatibili con quanto sappiamo. Primo scenario: complicità privata, pubblica stima. Khan e Dimet mantengono un rapporto vicino, non rumoroso, che si nutre di conversazioni e rispetto dei confini. Secondo scenario: incontro creativo. Un progetto futuro scritto su misura, con una regia capace di valorizzarli senza replicare ciò che abbiamo già visto, arriva quando entrambi si sentono pronti. Terzo scenario: amicizia adulta. L'affetto esiste, ma sceglie la forma dell'alleanza stabile, lontana dalle etichette che il pubblico vorrebbe appiccicare. In tutti i casi, la bussola resta la stessa: libertà. C'è un ultimo capitolo, quello del tempo. Le storie importanti non si annunciano a orologeria e non si consumano a comando. Nelle vite molto esposte, il tempo assume un valore doppio: è tempo per capire e tempo per proteggere. Se il fratello minore di Khan ha davvero lasciato scivolare una frase sincera, il modo migliore per onorarla è non trasformarla in processo alle intenzioni. Perché l'amore, qualunque sia la sua forma, ha bisogno di spazio per accadere, non di tifoserie che lo decretino. Concludo con un'immagine semplice. Una stanza luminosa, 2 copioni appoggiati, 2 tazze mezze piene, un telefono in modalità silenziosa. Khan rilegge un passaggio, Dimet gli chiede come suona una battuta se rallenta il ritmo di una parola. Ridono, correggono, si fermano. Nessuna dichiarazione, nessuna posa. Solo la pratica di una stima che, a volte, è già una forma d'amore. Se questa storia avrà un seguito, lo sapremo da loro. Fino ad allora, il gesto più elegante che possiamo fare è aspettare. Se questo racconto vi è piaciuto, scrivete nei commenti quale scenario vi sembra più vicino alla realtà e perché. Preferireste rivederli insieme in un progetto nuovo o pensate che la cosa più preziosa sia proteggerne la serenità lontano dai riflettori? Leggo tutto e porterò nel prossimo video le riflessioni più interessanti. E ricordate, mi piace, iscrizione e campanella, qui non inseguiamo i rumor, li mettiamo in ordine.